No, ce l'ho fatta! È uguale! E senti il profumo! Incredibile! Ciao amanti della pizza e non, e benvenuti nel mio canale. Per chi di voi mi conosce già sa che generalmente spiego come fare la pizza napoletana, ma in questo video farò un'eccezione e vi porterò con me nel cuore dello street food napoletano. Vi mostrerò come fare delle frittatine come quelle delle migliori friggitorie e pizzerie. Io mi chiamo Gigi Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana fatta in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone, anche quando non si parla necessariamente di pizza, proprio come in questo video. Le dosi che sto per darvi sono per fare ben 15 frittatine. Ovviamente se ne volete fare di meno basta fare la metà degli ingredienti e ne avrete 7. Mezzo chilo di bucatini, se non avete bucatini vanno bene anche gli spaghetti, io infatti non ho trovato i bucatini qui in Irlanda, 75 grammi di piselli surgelati, 150 grammi di prosciutto cotto, possibilmente a dadini, se non lo trovate a dadini non fa niente, basta farlo a pezzettini come ho fatto io, 150 grammi di provola affumicata, questo è veramente importante perché dà quel sapore che noi amiamo, uno spicchio d'aglio, dell'olio e del sale. Per la fase finale poi vi servirà circa 1 litro di besciamella, potete comprarla già bella e fatta oppure la potete fare voi e trovate qui in basso nella descrizione del video il link ad un video che vi spiega come fare la besciamella. Passiamo al procedimento. Prendiamo dell'olio e lo versiamo in una padella o in un tegame come questo. Quando l'olio è abbastanza caldo andiamo a mettere l'aglio. Fate attenzione a non far bruciare l'aglio. Mi sembra che sia arrivata l'ora di aggiungere i piselli. Piccolo disastro, ma noi proseguiamo imperterriti. Aggiungiamo il prosciutto e mescoliamo. Potete levare l'aglio a questo punto e proseguiamo a fiamma ancora più bassa per alcuni minuti. Adesso mettiamo a fare l'acqua per la pasta. Aggiungiamo un po' di sale. Dovrete togliere la pasta 3 minuti prima della cottura indicata sul pacchetto. È molto importante andare a raffreddare la pasta con l'acqua corrente, questo perché bloccherà la cottura e al tempo stesso eviterà che la pasta si attacchi. Potete aggiungere dell'olio. Andiamo a versare il condimento che abbiamo fatto prima, andiamo a versare i dadini di provola, un pizzico di sale, pepe a piacere, ancora un altro po' d'olio, mescolate. Dato che la pasta adesso è fredda, dovrete aggiungere la besciamella calda. In molte ricette vi diranno di spezzare la pasta dopo la cottura. In questa versione non vi servirà perché utilizzeremo un coppa pasta per fare la forma precisa. Ora verseremo il composto in una teglia o in un qualsiasi contenitore che poi andremo a mettere in frigorifero. Il motivo per cui sto compattando la pasta è per riuscire ad ottenere un circa 4 cm di altezza, perché la frittatina è alta almeno 4 cm. Lo ammetto, non avevo una teglia più piccola che sarebbe stata perfetta per le dosi che sto facendo ora. Fortunatamente la besciamella incolla un po' tutto e quindi per ora sta mantenendo la forma. Adesso lo copro. Potete metterlo in frigorifero e lasciarlo almeno un'ora. Prima di procedere con la cottura bisognerà preparare la pastella con 320 g di acqua e 200 g di farina. Preparare la pastella è molto semplice, basta versare l'acqua e mescolare e sciogliere ovviamente i grumi. La pastella è pronta, è arrivata l'ora di scaldare l'olio e porzionare le frittatine. Per porzionare le frittatine vi servirà un coppa pasta tipo questi, se non ne avete uno va bene anche un bicchiere magari di metallo o meglio un Tupperware tondo, perché bisognerà utilizzare per tagliare e creare la forma. Aiutandoci con un po' di olio da mettere internamente al coppa pasta, riusciremo a tagliare bene la frittatina e a farla scivolare via. Una volta tagliata, la frittatina andrà messa nella pastella e poi fritta e la immergete nell'olio bollente. Vi aiutate e bagnate la superficie. In questo modo verrà cotta prima e si compatterà. La parte più difficile di quando si frigge sta proprio nel non farlo aprire. La cottura durerà circa 3-4 minuti. A metà cottura ovviamente dovrete girarla.
Mamma mia, è proprio lei ragazzi! L'ho messo su un foglio di carta assorbente per far asciugare un po' di olio. Se vi manca Napoli e se vi mancano le frittatine, dovete farlo assolutamente. È indistinguibile dal sapore della frittatina delle pizzerie. E vi dirò di più, se siete interessati invece a fare una pizza in casa come in pizzeria in meno di 2 minuti, cliccate questo tasto qua. Mentre invece se siete interessati ad altre tecniche come gestire i forni, gli impasti, il sugo e anche altre cose non necessariamente pizza, cliccate questo tastino qui sotto. Invece se non vi volete perdere nemmeno un video di quelli che pubblico tutte le settimane, cliccate il tasto iscriviti. Ciao e alla prossima!